Come già annunciato sul canale, torniamo con una grossa opportunità che Puzzle ci dà per recensire Stolen Fate Adventure Path, che è stato appena completato con il terzo modulo. Quindi ringrazio Paizo per questo, perché ovviamente siamo un canale molto piccolo e devo dire che questa attenzione al nostro canale addirittura in lingua italiana è molto apprezzato. Speriamo che ci siano future collaborazioni, ma andiamo subito a cominciare. Come nelle altre recensioni, divideremo in due il video, una spoiler free e andremo a dare un minimo di descrizione dell'avventura, dandovi 3 motivi per cui questa avventura vi può piacere e facendo molta fatica come mai questa avventura magari potrebbe non piacervi con altri 3 motivi. Poi dopo andremo a vedere nel dettaglio i 3 moduli, come faccio di solito, dandovi una piccola trama del singolo modulo e una breve sbirciatina a quelli che sono i toolbox all'interno. Questa è un'avventura che inizia dall'11° livello e arriva fino al 20°. È un'avventura epica, quale non avete scelto proprio voi di perseguirla, ma è il fatto che ha messo nelle vostre mani 4 delle carte del mazzo del destino, che è un potente artefatto di livello 20 che vi fa iniziare con già delle carte per ognuno di voi, che come già vedete hanno dei poteri che potete utilizzare. E pensate un po', questa avventura vi porterà a completare il mazzo. Pian piano, avendo più carte, avrete anche più potere attivando altre cose molto interessanti, direi, e questo farà partire una propria caccia a tutte le carte all'interno di Golarior e dell'Avistan, e soprattutto ci sarà anche un collegamento con altri piani. Quindi aspettatevi cose molto bizzarre, tipo una fortezza volante che è schiantata al suolo. Adesso passiamo a capire quali potrebbero essere i 3 motivi per cui giocare questa avventura. Devo già fare una premessa che leggendola l'ho trovata molto densa, soprattutto le toolbox sono da leggere molto bene e non sono di riempimento a quella che è l'Adventure Path. Quindi anche qui Giochi Uniti insomma farà molta fatica a comprimere in un solo libro questa fantastica saga. Il primo punto che vi potrebbe piacere: questa avventura è molto dinamica e con molti effetti a sorpresa. Questo vuol dire che non starete mai fermi per più di 3-4 sessioni nello stesso luogo, e soprattutto ci saranno viaggi all'interno di altri mondi, piani, portali che vi porteranno ovunque. In alcune parti dell'avventura apprezzerete anche una sorta di sandbox, quindi avrete l'impressione proprio di avere una scelta e di andare dove proprio voi volete spingere. Il secondo punto, che secondo me è molto interessante e molto particolare, perché devo dire che avendo letto altre avventure c'è un sapore diverso qui. Dal punto di vista dei personaggi non giocanti, sono descritti veramente in modo molto particolareggiato, e soprattutto avendo un approccio diverso potrete addirittura scampare all'incontro, farlo diventare magari più semplice o addirittura farvi un alleato che successivamente vi aiuterà. Quindi c'è una forte componente sia tattica che strategica, soprattutto perché immaginerete che questo mazzo del destino, essendo un artefatto molto potente, sarà ricercato da diverse fazioni che vorranno utilizzarlo per i loro scopi. Il terzo punto, secondo me,
indiscusso quando si fa una ricerca per un continente così vasto e semipiani o diversi piani che vengono creati o che voi avrete accesso, è molto importante anche la storia che ci sta dietro, e devo dire che qui Paso ha fatto un grosso lavoro per dare al master molte informazioni, un po' prese anche da quelle che c'erano su diciamo una vecchia avventura della prima edizione, andando ad espandere questo concetto. Devo dire che è fatto molto bene. Secondo me può stuzzicare molto tutti i giocatori. Aggiungo un quarto punto fuori quadro, lo sottolineo, ma perché magari non si è capito, però l'avventura è molto pregna di oggetti magici molto potenti. Addirittura all'11° iniziate già con questo deck che vi darà poteri ulteriori, ma durante l'avventura e nel toolbox, poi lo vedremo con gli spoiler, ci sono parecchi oggetti magici, e devo dire che questa è un'ottima cosa, e anche per giocatori che vogliono sentire il potere addosso, secondo me è l'avventura numero uno da giocare. Ora passiamo a quelli che sono o potrebbero essere le caratteristiche che i giocatori potrebbero non apprezzare di questa avventura. Ho fatto veramente fatica questa volta. Ovviamente la prima essenziale è che è un'avventura dinamica, molto veloce. Chi magari piace avere delle relazioni lunghe magari potrebbe non piacere, non è l'avventura per voi. Per intenderci, la classica avventura da città dove vi fate le vostre conoscenze. Il secondo punto più che altro è un'attenzione, perché ho già provato a masterizzare un'avventura epica. Bisogna trovare delle solide basi di aggancio del background dei personaggi a questa avventura, quindi devono essere interessati alla ricerca e a intraprendere questa avventura. Ovviamente poi lo vedremo anche nel player guide, dove come dire, va a suggerire un po' le classi. È meglio evitare chi potrebbe avere una forte motivazione a non partecipare a questa avventura, come per esempio un barbaro dall'istinto di superstizione. Direi che è assolutamente da evitare. La terza è più tecnica di sistema di Pathfinder seconda edizione. In molti casi vengono utilizzati, penso 4-5 volte, i sottosistemi. Quindi in questo caso, se non vi piacciono, potrebbe essere un problema. Vengono utilizzati spesso i victory point. Dal mio punto di vista, io l'ho utilizzati, a me piace molto, soprattutto quando c'è da convincere magari un personaggio non giocante e spinge quelli che sono i personaggi a palesarsi, a convincerlo, e ovviamente coi tiri di dado, ma è una maniera un po' più strutturata di gestire quello che è il rapporto sociale tra i personaggi e i personaggi non giocanti. Quindi questo, se non lo apprezzate, potrebbe essere un problema. Ultima nota: essendo un'avventura di 11° livello, soprattutto perché inizia ad Absalom, nel Gran Bazar, potrebbe essere un'ottima continuazione di Abomination Vault, quindi la cripta degli abomini. Questo perché? Perché la vedo molto in contrapposizione, quindi sono due avventure proprio agli estremi opposti. Abomination Vault basata su un mega dungeon molto lineare, e questa invece è un qualcosa che è molto simile a una sandbox, dinamica, molto veloce, e quindi potrebbe essere magari un'ottima contrapposizione per far provare due avventure completamente diverse. Ovviamente potete anche creare dei personaggi direttamente all'11° livello, però quello che consiglio qua
e di avere esperienza col sistema, perché l'11° livello comincia già a essere impegnativo per giocarci. Facciamo un passaggio veloce unicamente per darvi un flash. Ovviamente potete scaricarla, vi lascio qui in descrizione quella che è la Player's Guide, più che altro per sottolinearvi quello che un po' ho percepito, che ho visto molto di particolare all'interno. Ovviamente questo senza spoiler, ce l'avete a disposizione dei vari giocatori per scaricarla. Da questo punto di vista molto molto standard. La cosa interessante è che vi dà già delle opzioni, vi fa vedere già quali sono le carte che ognuno di voi avrà, con i vari semi, i poteri e l'effetto che può avere. Devo dire anche le carte fatte molto bene, e dal punto di vista di suggerimento di quello che sono quello che può fare il personaggio, vedete che non c'è, ovviamente essendo molto vario, non ci sono molte, sono diciamo indicazioni generiche, ma la cosa che ho trovato secondo me qualcosa che negli altri non ho visto, magari potete dirmi anche il contrario all'interno dei commenti, è questa fantastica tabellina che fa vedere tutte le opzioni, quelle non raccomandate, come vi dicevo prima, il barbaro dell'istinto di superstizione, ma trovate anche le altre classi. Diciamo che non ci sono dei reali suggerimenti di esclusione, anche perché sono un po' molto variegati, quindi potete arrivare da qualsiasi parte. Se il master vuole collegarvi anche in anticipo con i regni o i vari luoghi che andrete a visitare, cosa molto interessante. Ci sono anche dei background rari, questo diciamo abbastanza standard per ogni avventura. L'altra cosa, archetipi nuovi, una bloodline che ho trovato molto interessante, soprattutto per il potere di focus, che devo dire fa un discreto danno, dategli un occhio. E devo dire anche da questo punto di vista sono molto collegate, ma proprio strettamente alla campagna, quindi è difficile convincere il vostro master a utilizzarle in altre campagne. Devo dire però che c'è una regola opzionale anche per utilizzare il mazzo al posto di quelli che sono gli hero point. Vi devo dire che l'ho trovata molto divertente, quindi quando magari al posto di utilizzare un hero point pescate una carta e lì può succedere qualsiasi cosa, e questo secondo me l'ho trovato anche utile non solo in questa campagna, ma di utilizzarlo come metodo stile di fato, o che può aiutarvi in qualsiasi momento. Visto che questo video sta diventando troppo lungo, lo dividerò in 2 parti e prossimamente pubblicherò la parte con degli spoiler sulla trama e vi farò vedere i moduli all'interno di questa adventure part. Alla prossima!